Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi vi voglio far vedere un po' come si imposta la retromarcia da zona 5 con il porcospino. I prerequisiti per poter fare questo esercizio sono che il cavallo non abbia problemi a avere la vostra presenza in zona 5. Per chi non lo sapesse ancora, zona 5 è qua dietro, ok? Quindi non dovete avere problemi a stare qua dietro al vostro cavallo. Se avete problemi o se avete paura, timore, perché per mille motivi non fate questo esercizio. Questo è un esercizio che è semplice, però se avete il cavallo che non ha problemi a avere la vostra presenza in zona 5 lo potete fare, altrimenti non fatelo perché può comportare dei rischi, ok? Per far sì che il cavallo vi prenda in zona 5 senza darvi nessun problema dovete fare un po' di gioco d'amici, dovete arrivare al punto in cui potete fare con lo stick, battere in terra là dietro, potete girare tutto intorno. L'ho fatto già vedere in un mio video sulla parte abbonati, in cui potete andare a vedere se non mi ricordo male si chiama gioco d'amici estremo, una cosa del genere, in cui faccio vedere quello che dobbiamo arrivare a fare con il nostro cavallo, con lo stick, con il gioco d'amici da tutte le parti, ok? Anche in libertà. Quando avete con una situazione analoga a quella, allora potete passare a fare questo esercizio. Potete farlo anche prima, se avete già molta confidenza con il vostro cavallo è bravo, non ha paura di voi, potete andare dietro la coda senza problemi. Allora, com'è che si fa porcospino da zona 5? Cosa significa? Semplice, significa fargli fare la retromarcia al cavallo utilizzando un ciuffo della coda, ok? Questo utilizza il porcospino. Poi in un prossimo video vi farò vedere come fare la stessa cosa ma senza usare il porcospino, usando il gioco di guida, quindi praticamente retromarcia da zona 5, quindi verso di voi, ma da più distanza e senza l'uso del contatto, ok? Allora, com'è che faccio a impostarlo? Partiamo proprio dalle basi. Allora, prima di tutto devo avere il cavallo che viene America, mettiti di qua, ecco, bravissima. Devo avere il cavallo che con la corda in terra a questa maniera, se io sono qui in zona 3 e faccio a questa maniera, lei fa un passettino indietro, così. Non mi importa che faccia tanto, ma mi importa la qualità, ok? Io sono qui, muovo un pochino la corda e va indietro. Fate attenzione che non voglio che la corda sia alzata, perché non voglio che lei senta pressione sul naso. Voglio esclusivamente che si muova quando io faccio questo gesto qua. Perché? Perché mi serve adesso che invece vado a insegnarglielo dietro. Come faccio? Zona 4, prendo un ciuffo della coda, lo metto in leggera tensione, questa è la mia fase 1-2, se la cavalla va dietro così come ha fatto adesso, mollo subito, se non lo fa, adesso faccio fase 1, ok, fatto, se non lo fa uso questo, ok? Quindi la mia fase 3-4 mi diventa la mano che si muove, la mia fase 1-2 invece è, sì, è stata brava. La mia fase 1-2 invece è proprio il ciuffo, i crini, okay, della coda. Poi cosa faccio? Vado più dietro, vado qua e faccio la stessa cosa. Prendo un ciuffettino, metto in leggera tensione e se lei viene indietro carezzo. Bravissimo! Oh, manca poi una volta su un piede. Vedete? Dovete fare attenzione che possono succedere gli incidenti. Quindi di nuovo, provo di nuovo, ok, eccola là, bravissima, bravissima, brava, vado qua dietro e eccola qui, brava bimba, ok? Vedete? Semplice, no? Con lei ci è voluto
più o meno 5-6 minuti per insegnarglielo. L'ho fatto un attimo prima di fare il video per fare un po' il setup di come sarebbe dovuto venire il video. Non ho fatto altro che questo. Prima ho impostato che lei andasse indietro con la corda, questo lo sapeva già fare quando le ho insegnato lo stick to me. Poi dopo mi sono spostato, prima zona 3, poi zona 4, poi ho preso il ciuffettino dei crini, ho messo leggera tensione, fase 1-2 tensione sul crine, fase 3-4 con la corda e poi dopo sono andato dietro e ho fatto quello che avete visto adesso. Se seguite questo schema è veramente semplice, ma prima di tutto mi raccomando non dovete avere problemi di confidenza del vostro cavallo qua dietro, perché gli incidenti possono accadere. Avete visto? Prima manca poco montare su un piede, fate attenzione ai piedi e ovviamente il cavallo ve lo dirà un attimo prima di farlo, ma è un attimo che butta giù le orecchie e calcia, per cui dovete essere super sicuri che non calcerà, ok? Provate e fatemi sapere nei commenti se vi viene, se viene veramente con il minimo contatto. Questo è un esercizio richiesto nell'audizione di livello 3 online, per cui chi di voi magari è un pochino più ambizioso e vuole cominciare a studiare attraverso le checklist dei livelli, prendere le audizioni, fare gli esami, passarli e prendere le certificazioni ufficiali Parelli, si deve mettere un pochino in testa che questa roba qua bisogna che la mastichi, bisogna che la provi e bisogna che gli venga anche bene. Così è già sufficiente per passare un'audizione di livello 3 online, ok? Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, condividetelo con i vostri amici, aiutatemi un po' a far crescere questo canale che adesso è più o meno 2 anni e mezzo che esiste, ma che si sta diffondendo velocemente, ma non così velocemente come potrebbe. In Italia la comunità di amanti dei cavalli è abbastanza importante, per cui sono sicuro che se mi aiutate un pochino a diffondere queste informazioni ci sarà sempre più gente che si appassiona a questo nuovo ma vecchio modo di vedere il rapporto con il cavallo. Quindi il cavallo non solo usato come una carriola che si spinge e si tira, ma come un essere vivente con cui possiamo avere una relazione profonda e proficua per entrambi. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul.